debutto in questo meraviglioso ruolo, è il mio 20° ruolo verdiano, quindi sono felicissimo di farlo qui in questo teatro fantastico. E ho studiato molto, non solo dal punto di vista musicale, che comunque già molto, perché Verdi in quest'opera scrive già tutto a livello musicale e come sempre faccio, guardando dietro la nota, dietro la musica e cercando di servire al massimo la parola scenica, che è quella che Verdi voleva, si costruisce già un po' il personaggio da solo. Dobbiamo sottolineare tante cose di questa partitura. L'ultima che scrive il maestro, e come tutte le sue opere è sempre un tesoro dove uno sempre trova delle cose nuove. Ma quest'opera specialmente nuova, la sua modernità va oltre tutto quello che aveva fatto prima, e secondo me la cosa più importante da sottolineare è anche l'uso dell'orchestra. Per me è un'orchestra proprio usata in un modo artigianale, un orafo proprio nelle cose più piccole, nelle cose più delicate. Secondo me è praticamente un trattato d'orchestrazione per la musica orchestrale e naturalmente per la musica lirica. Come dico sempre, Verdi è il mio principale datore di lavoro, perché io canto praticamente solo lui. Ho qualche incursione nel repertorio verista con Tosca, con Chenier, con Gioconda quest'anno al Teatro alla Scala, ma più che altro canto il repertorio verdiano e mi piace molto perché forse abbiamo respirato la stessa aria, sono nato a 3 chilometri da dove è nato lui e mi ritrovo nelle sue opere, mi ritrovo a livello vocale. Per me è scritto benissimo, è scritto proprio per le mie caratteristiche, questi grandi legati, questi colori, questa logica nella musica che ti chiede dal 5 pianissimi a 3 fortissimi, passando per cose incredibili che lui scrive, ad esempio nel Macbeth. Lui scrive voce cupa e strisciante. E a me affascina molto cercare questi tipi di colori. Il mio è un amore per Verdi che è una cosa difficile da spiegare, perché ripeto, ogni opera è nuova, è un tesoro, si sente sempre la mano del maestro, la sua genialità, il suo sigillo, diciamo. Nonostante Falstaff sia veramente un Everest da scalare, perché ogni volta che apro lo spartito noto una piccola cosa che ho saltato o una grande cosa che non ho capito, e credo che insomma forse fra 1000 recite riuscirò a interpretarlo bene, perché è veramente un mostro di ruolo da cantare e da studiare. Tutte le sue partiture sono piene di genialità e di tantissimi dettagli, perché è un maestro che non lascia niente a caso, no? C'è tutto veramente molto molto ben pensato dal punto di vista musicale, dal punto di vista dell'uso della lingua, dell'effetto dell'uso della lingua e soprattutto della scena, anche perché è un uomo di teatro proprio. Mi sono rapportato con questo Falstaff facendo quello che faccio solitamente, quindi rapportandomi alla materia teatrale. Falstaff me lo permette perché Boito crea un bellissimo, un fantastico adattamento rispetto a Shakespeare, quindi sono partito dai testi che Shakespeare ha scritto, dove Falstaff è presente e anche dove Falstaff non è presente, ma dove si parla di lui. E questo mi ha permesso di conoscere una storia bellissima, che è la storia appunto di questo personaggio che Shakespeare crea, non dal nulla, ma da un personaggio esistente, questo Sir John Oldcastle, che era di fatto un disobbediente della corona, e per motivi religiosi si espone in una maniera non concessa, in qualche modo, e viene prima incarcerato e messo nella Torre di Londra, riesce a scappare e dopo 4 anni viene preso e arso vivo in piazza. Quindi parliamo di fatto di un sacrificio, no? Di un disobbediente che per rimettere l'ordine nella corona viene ucciso, sacrificato. Questo è il motivo per cui ad esempio Falstaff spesso viene rappresentato da Verdi stesso, da Boito stesso, come un cervo, nell'iconografia, nella storia, nella letteratura. Il cervo è sempre sinonimo di sacrificio. E quindi partiamo appunto da un personaggio scomodo che è stato sacrificato, e per scrivere di questo Shakespeare decide di farlo come solo lui sa fare, tramite la commedia. E Boito adatta questa cosa in una maniera sensazionale. Io solitamente lavoro sugli adattamenti dei classici in prosa, e leggere un adattamento così speciale è stato veramente emozionante. Con gran piacere, non so davvero per qual mio merito me
sé. Questo Falstaff che faremo qui è un Falstaff, diciamo, molto classico, essendo il mio debutto ed essendo il debutto di Leonardo Lidi, che debutta proprio come regista d'opera, e ci siamo confrontati molto sulle idee di ciascuno, di ognuno dei due. Le sue idee partivano più da un punto di vista attoriale e di prosa, perché lui, insomma, essendo un attore di prosa, mi parla molto di Shakespeare, mi parla molto dell'Enrico IV, mi parla molto della figura di Falstaff nella storia del teatro, diciamo, e invece io mi sono più approcciato a un livello musicale e quindi l'abbiamo messo insieme, insomma, e stiamo cercando di ottenere un risultato buono, ecco. La possibilità che Shakespeare dà a un cantante o un attore è quella di recitare sempre in condivisione con il pubblico. Se si pensa all'architettura, ad esempio, del teatro in cui Shakespeare scriveva, si vede un attore che, ad esempio, ho avuto la possibilità di interpretare Amleto nel mio percorso, no? E alcuni monologhi di Amleto non si possono condividere col partner di scena, ma bisogna condividerli con lo spettatore che ti sta guardando, bisogna in qualche modo condividere la propria emozione con lo spettatore che sta guardando, quindi in qualche modo in una frontalità che spesso il teatro non ti chiede. Questo è stato un punto con cui abbiamo lavorato sui cantanti. Io credo che sia molto importante, è Verdi, è Boito, ma si parte da Shakespeare, quindi questa condivisione deve essere sempre presente nel lavoro. La scena parla al pubblico in maniera frontale e al cantante viene chiesto comunque di rapportarsi costantemente. Quando ci sono, ad esempio, i momenti di condivisione delle proprie emozioni, delle esposizioni, così le chiamo. Spesso Falstaff, ad esempio, se si pensa al primo quadro, espone proprio un pensiero quasi religioso, quasi delle regole di vita, ok? E questo non si può togliere dalla condivisione del pubblico, se no sembra un folle che parla da solo. E quindi abbiamo lavorato molto bene in questa direzione, sono molto contento che i cantanti hanno subito preso questa possibilità e se la sono fatta, è diventata una loro forza. Ho studiato molto il carteggio Verdi-Boito, quindi ho capito che Verdi teneva molto quest'opera, tantissimo, voleva proprio fare un'opera comica, in barba anche a Rossini e Donizetti che dicevano che lui non sarebbe mai stato capace, invece ha dimostrato tutto il contrario, nonostante non sia alla fine poi così comica. Fa sorridere ma fa anche riflettere. La burla di cui si parla in quest'opera, non solo nella fuga finale che tutto nel mondo è burla, è una cosa che si sente in tutto il pezzo. Secondo me lui la scrive e noi la cogliamo tutti sempre con un grande sorriso. Non troviamo delle grandi risate, delle situazioni buffe e soprattutto mai ridicole, ma troviamo tutta una musica con un profumo di grande sensibilità, ma sempre con un grande sorriso. Già dalla creazione del proprio Falstaff, del proprio personaggio, che anche se è malizioso non è cattivo, è uno che va guardato sempre con un sorriso in bocca, e tutta la partitura è profumata di questo ambiente. Anche l'orchestra, parlavo dell'orchestrazione, parlavo prima dell'uso dell'orchestrazione, e ci sono anche delle piccole battute verdiane all'interno dell'orchestrazione usata in questo mondo. Questo Falstaff spesso viene definito come un testamento di Verdi, è vero. Ed è molto bello il fatto che il testamento di Verdi vada su delle note appunto comiche. Allo stesso tempo non bisogna dimenticare appunto che siamo tutti gabbati di fronte a questo Falstaff e probabilmente anche i personaggi stesso che lo stanno esponendo questo concetto sono i primi ad essere gabbati. Alla fine del nostro viaggio, che probabilmente finisce nei primi 2 atti, ci viene presentato un altro momento. Io l'ho rappresentato in un modo forse più scuro, più come può sembrare una messa, poi si decide se è uno sposalizio o una messa funebre. Ci viene presentata una foresta. La foresta nel mondo di Shakespeare è sempre un limbo, tra paradiso e inferno, tra vita e morte. Non siamo noi a deciderlo, non possiamo deciderlo noi, non possiamo dargli un'unica direzione. Certo, e questo io ci sono stato molto attento, lui parla di commedia e lui parla di burla. È anche vero che la burla avviene alla fine, quindi una cosa che io ho tenuto durante il percorso e ho chiesto ai cantanti di non anticipare la burla nell'interpretazione. Credo che Falstaff alla fine sia Verdi grasso, sia lui, sia la sua vita, abbia messo tutto della sua vita, abbia messo tutto dei suoi pensieri, e credo che proprio questa poi dichiarazione che lui fa alla fine dicendo senza di me voi non siete niente,
voi ridete di me, vi prendete burla di me, ma non avete, senza di me non potete fare niente, quindi è un po' quello che è successo nella sua vita, no? A Busseto, a Parma, poi a Milano al Conservatorio, e quindi insomma ecco, lo vedo un po' così, vedo un po' come un'autobiografia. Per me è un regalo questa opera, un regalo che la direttrice Cristina Ferrari mi ha concesso assieme ai coproduttori, assieme alla Fondazione Teatri Piacenza, ed è un regalo poter debuttare nella mia città, a cui io sono sempre molto legato e molto affezionato. E ovviamente, come ogni regalo, va ricevuto, aperto, scartato, ammirato, e poi dopo bisogna essere all'altezza di questo regalo. Quindi io mi sono rapportato a questo come faccio sempre, quindi col mio studio approfondito rispetto alla materia teatrale. E dopo devo dire che l'incontro con questo cast eccezionale, con questo direttore Jordi Benasser, che mi ha aiutato molto, ad esempio, rispetto alla musica, a confrontarmi con la musica, è stato in divenire in qualche modo.